Lezione 1. Celebrare le pietre miliari dell'infanzia. È incredibile la velocità con cui i bambini crescono. Un momento sono minuscoli e fragili. Davvero! E poi, all'improvviso, si ribaltano, il che è un traguardo così delizioso. Ricordo la prima volta che il mio piccolo si è ribaltato. C'era così tanta emozione! È esaltante assistere a questi piccoli traguardi. Portano tanta gioia. E poi arriva il momento in cui sorridono per la prima volta. Ti scioglie davvero il cuore! Quei sorrisi sono come piccoli raggi di sole, vero? Assolutamente. Ogni risata sembra una festa a sé stante. E gli abbracci e i baci che seguono rendono tutto ancora più speciale. Sì, ogni gesto affettuoso rafforza il legame tra genitore e figlio. Hai già provato la gioia di assistere al primo dente? Sì, sono rimasto sorpreso dalla rapidità con cui è apparso. Il primo dente è un traguardo così significativo. Significa crescere. È strano come qualcosa di così piccolo possa portare tanta gioia. Ma significa anche l'arrivo dei problemi della dentizione, no? Sì, quella parte può essere impegnativa. Quei piccoli momenti di disagio possono essere difficili. Per fortuna, un po' di coccole e cure amorevoli possono alleviare il disagio. Vero, un abbraccio amorevole spesso fa miracoli per calmare un bambino esigente. Queste prime fasi sono piene di ricordi preziosi. Lo sono davvero. Mi ritrovo costantemente a scattare foto per custodire questi momenti. È un'idea geniale! Ogni foto racconta una storia della loro crescita. Vorrei che rimanessero piccoli per sempre, per quanto agrodolce possa essere. Sì, ma ogni tappa porta nuove gioie e traguardi da festeggiare. Verissimo. Attendo con impazienza tutte le avventure che mi attendono. Anch'io! La genitorialità è un bellissimo viaggio pieno di amore e risate. Ecco tutti i momenti che ci attendono. Lezione 2. I vantaggi dell'esercizio fisico regolare. Ho iniziato ad andare in palestra regolarmente. È meraviglioso! La costanza è fondamentale per il fitness. Lo è davvero? Che tipo di esercizi ti piacciono? Adoro un mix di allenamento della forza e cardio. Mantiene le cose interessanti. L'equilibrio è essenziale. Di solito mi concentro sul sollevamento pesi. Il sollevamento pesi è fantastico per costruire muscoli. Ti stai allenando per qualcosa di specifico? Sto solo migliorando la mia forza complessiva. Voglio sentirmi più energico. Questo è un grande obiettivo. Hai notato dei cambiamenti da quando hai iniziato? Sicuramente. Mi sento più forte e fiducioso. La fiducia è un vantaggio fantastico. Quanto spesso vai in palestra? Cerco di andare almeno 4 volte a settimana. È impressionante. Segui un piano di allenamento particolare? Ne seguo uno che si rivolge a diversi gruppi muscolari ogni giorno. Dividere i gruppi muscolari è intelligente. Permette un corretto recupero. Esattamente. Includo anche un po'
Di cardio per mantenere il mio cuore sano. Il cardio è fondamentale. Mi piace spesso correre sul tapis roulant. La corsa può essere molto rilassante, soprattutto con buona musica. D'accordo. Una buona playlist fa la differenza. Partecipate anche a corsi di gruppo. Sì, adoro le lezioni di yoga e spinning. Sono divertenti e motivanti. Sembra energizzante. Ho pensato di provare un corso di spinning. Dovresti. L'atmosfera è esaltante e gli istruttori sono stimolanti. Lo aggiungerò ai miei obiettivi di fitness. Che dire delle routine post-allenamento? Mi assicuro sempre di allungarmi e idratarmi. Il recupero è importante. Assolutamente. Ho imparato che il riposo è fondamentale tanto quanto l'allenamento. Sì, i nostri corpi hanno bisogno di tempo per guarire e diventare più forti. Mi sento più motivato solo a parlarne. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda per raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Sicuramente. Ecco la nostra salute e le visite regolari in palestra. Lezione 3. Avventure di shopping. Hai acquistato qualcosa di specifico oggi? Sì, ho comprato un paio di jeans nuovi e un bel maglione. Sembra fantastico. Che stile di jeans hai scelto? Ho optato per un design classico a vita alta. Sono molto comodi. I jeans a vita alta sono alla moda. Possono essere abbinati in tanti modi? Esattamente. Posso indossarli con top diversi ogni stagione. E che colore hai scelto? Ho scelto un denim scuro. Si abbina bene con quasi tutto. Scelta intelligente. I jeans scuri sono sempre versatili. Grazie. Che mi dici di te? Hai trovato qualcosa? Ho comprato una giacca elegante che ha attirato la mia attenzione. Oh, dimmi di più. Che aspetto ha? È un'elegante giacca di pelle in un ricco colore marrone. Sembra fantastico. Una giacca di pelle aggiunge un tocco in più a qualsiasi outfit. Sono d'accordo. Può trasformare un look casual in qualcosa di chic. Hai intenzione di indossarlo stasera? Potrei. Sarebbe perfetto per una cena in quel nuovo ristorante. Questa è un'ottima idea. L'atmosfera si abbinerà alla tua giacca. Lo spero. Vuoi unirti a me per cena? Mi piacerebbe. Sarebbe un bel modo per celebrare il nostro successo negli acquisti. Allora, pianifichiamo insieme i nostri outfit. Sì, una sfilata di moda prima di uscire sembra divertente. Non vedo l'ora. Possiamo ispirarci a vicenda nello stile. Assolutamente. È sempre più piacevole fare acquisti e vestirsi insieme. Ti aspettiamo grandi scoperte e serate divertenti. Lezione 4. Divertirsi nei parchi di divertimento. È un ottimo modo per divertirsi con i propri cari. Sì. Il brivido delle giostre avvicina tutti.
Hai provato le montagne russe qui? L'ho fatto! È stato esaltante e un po' terrificante allo stesso tempo. Mi sentivo allo stesso modo. La scarica di adrenalina è indimenticabile. Assolutamente! Non riuscivo a smettere di ridere tutto il tempo. Qual è stata la tua parte preferita del viaggio? Ho adorato quella caduta improvvisa. Mi è sembrato di volare. Sono d'accordo. Questa sensazione è il motivo per cui mi piacciono così tanto le montagne russe. Hai già provato la ruota panoramica? Non ancora. Speravo di poter ammirare il tramonto dall'alto. Questa è un'ottima idea. La vista deve essere stupenda. Sarebbe il modo perfetto per rilassarsi dopo tutta l'eccitazione. Inoltre, è bello condividere un momento insieme mentre si è lassù. Preferisci le pedalate elettrizzanti o quelle più dolci? Mi piace un mix di entrambi. Le pedalate elettrizzanti mi fanno battere il cuore, ma le pedalate dolci sono rilassanti. Questo ha senso. È bello avere varietà. Non dimentichiamo inoltre i giochi di carnevale. Ne hai giocati qualcuno? Ho tentato la fortuna al lancio dell'anello, ma ho fallito miseramente. Oh no! Quei giochi possono essere complicati. Ho avuto più fortuna al gioco delle freccette. Potrei aver bisogno di alcuni consigli da parte tua per il mio prossimo tentativo. Condividerò volentieri le mie tecniche segrete. Perfetto! Sembra una sfida divertente. Nel complesso, trascorrere del tempo in un parco di divertimenti è sempre una grande avventura. Sono completamente d'accordo. Crea ricordi duraturi con amici e familiari. Godiamoci ogni momento mentre siamo qui. Ecco altre risate ed eccitazione oggi. Lezione 5. Navigare in un mondo complesso? Questo è un mondo pericoloso in cui il male è all'opera e nutre gli insensati. Davvero, spesso sembra che le influenze negative siano ovunque. È allarmante la facilità con cui la disinformazione si diffonde nella nostra società. Sì, le persone spesso accettano false affermazioni senza metterle in discussione. Ecco perché il pensiero critico è così importante oggi. Assolutamente! Dobbiamo imparare ad analizzare le informazioni con attenzione. Le conseguenze dell'ignoranza possono essere gravi, no? Senza dubbio, l'ignoranza può portare alla paura e alla divisione. Hai notato come il sensazionalismo nei media contribuisce a questo problema? Davvero? Le notizie sensazionali spesso distolgono dalla verità. Sembra che concentrarsi sul dramma possa mettere in secondo piano questioni più urgenti. Giusto! I problemi autentici spesso non vengono risolti mentre le persone inseguono i titoli dei giornali. Ciò porta a una cultura dell'autocompiacimento e della distrazione. Esattamente! È fondamentale che le persone si assumano la responsabilità delle proprie convinzioni. Sono d'accordo. Educare se stessi crea le basi per un migliore processo decisionale. In un mondo pieno di caos, la conoscenza può darci potere. Sì, rimanere informati può aiutarci ad affrontare i pericoli che ci circondano. Credo che promuovere l'empatia sia altrettanto importante.
Perché pensi che l'empatia sia importante in questo contesto? Aiuta a colmare le divisioni e ci permette di comprendere le prospettive degli altri. Questo è molto perspicace. La comprensione può portare alla guarigione. Sì, è un modo per contrastare l'insensata negatività che vediamo. Speriamo che sempre più persone accettino la conoscenza e l'empatia. Assolutamente. Insieme possiamo creare un cambiamento positivo nelle nostre comunità. Ecco come potenziare noi stessi e gli altri. Lezione 6. L'intrigante storia degli spettacoli di menestrelli. Stavo leggendo di come Foster assisteva a spettacoli di menestrelli durante il suo periodo. Questo è interessante. Si è esibito anche lì. Spesso cercava di convincere gli artisti a cantare le sue canzoni. Posso immaginare che sarebbero ansiosi di mostrare nuovo materiale. Sì, ma a volte gli interpreti rubavano le sue canzoni senza credito. Deve essere stato incredibilmente frustrante per lui. Lo era. Riesci a immaginare di mettere il tuo cuore in una canzone solo per vederla rivendicata da qualcun altro? Si tratta di una grave violazione della fiducia. Meritava un riconoscimento per il suo lavoro. Davvero, la lotta di Foster evidenzia un problema comune nelle arti. Sì! Molti artisti affrontano la sfida di proteggere le proprie creazioni. Cosa pensi abbia spinto Foster a continuare a frequentare quegli spettacoli? Forse sperava di far riconoscere le sue canzoni. Questo ha senso. Probabilmente voleva condividere il suo talento con un pubblico più vasto. La popolarità degli spettacoli di menestrelli deve essere stata un'opportunità entusiasmante per lui. Certamente lo è stato nonostante le difficoltà. Il mondo delle prestazioni si stava evolvendo rapidamente. Parlando di evoluzione, pensi che queste performance abbiano influenzato i generi musicali futuri? Assolutamente. Gli spettacoli di minstrel hanno avuto un ruolo significativo nella storia della musica americana. Il loro impatto può ancora essere ascoltato in vari generi oggi. È affascinante come la musica continui ad evolversi e a prendere in prestito dal passato. Sì, ogni generazione aggiunge il proprio tocco alla forma d'arte. Le esperienze di Foster ci ricordano l'importanza del rispetto dell'integrità artistica. Esattamente. Riconoscere i contributi aiuta a costruire una comunità creativa più sana. Spero che i futuri artisti imparino da queste lezioni storiche. Anch'io. Possono aprire la strada a un panorama artistico più rispettoso. Celebriamo il passato in modo da poter creare un futuro migliore nelle arti. Lezione 7. Elementi essenziali per la cucina. I coltelli in ceramica sembrano interessanti, vero? Assolutamente. Sono noti per la loro nitidezza e il design leggero. Ho sentito che rimangono affilati molto più a lungo dei normali coltelli. Sì, questo è un vantaggio significativo. Cos'altro dovrei considerare di acquistare? Forse un buon tagliere? Si abbina bene ai coltelli in ceramica. Questo è intelligente. Un tagliere resistente è essenziale in ogni cucina. Preferisco i taglieri in bambù. Sono robusti ed ecologici. Ottima scelta. Il bambù è anche delicato sulle lame dei coltelli. Parlando di utensili da cucina,
Hai pensato di acquistare un'affettatrice a mandolina? Ce l'ho! Rendono incredibilmente facile affettare frutta e verdura. Inoltre, puoi ottenere fette uniformi per insalate e guarnizioni. Esattamente. La coerenza può migliorare la presentazione dei tuoi piatti. Che mi dici dei gadget? Ogni cucina può beneficiare di alcuni pratici strumenti. Assolutamente. Un buon pelapatate può far risparmiare molto tempo nella preparazione dei pasti. Penso anche che un frullatore ad immersione sia molto utile. Sì, permette di frullare le zuppe direttamente nella pentola. Convenienza al suo meglio. Hai pensato alla conservazione delle spezie? Sì, un portaspezie può aiutare a mantenere tutto organizzato e accessibile. Può anche aggiungere un tocco decorativo alla tua cucina. Sono d'accordo! I simpatici contenitori per spezie possono migliorare l'estetica generale. E non dimenticate di misurini e cucchiai. Sono cruciali! Misurazioni accurate garantiscono ricette di successo. Questo viaggio di shopping si sta rivelando piuttosto produttivo. Certamente lo è. Stiamo costruendo insieme una fantastica collezione di cucine. Ecco le prossime avventure culinarie con i nostri nuovi strumenti. Lezione 8. Il mercato delle opportunità. Questa community board offre una varietà di cose da acquistare e vendere. Lo fa. Mi piace vedere cosa offrono le persone. Hai notato qualcosa di interessante? Ho visto una bicicletta vintage in vendita. Sembrava immacolato. Una bicicletta vintage sembra una scoperta fantastica. Lo fa davvero? Stavo pensando di comprarne uno per fare esercizio. Questa è un'ottima idea. Andare in bicicletta è sia divertente che salutare. Esattamente! Che mi dici di te? Hai visto qualcosa che potresti voler comprare? Sì, è una lampada da tavolo fatta a mano che ha attirato la mia attenzione. Sembra unica. Sembra affascinante. Gli oggetti fatti a mano hanno spesso carattere. Sono d'accordo. Adoro sostenere gli artigiani locali. Parlando di opportunità, ho notato anche alcune opportunità di lavoro in questo forum. Sì, questa sezione è molto utile per chi cerca lavoro nella comunità. Hai mai fatto domanda per una posizione che hai trovato qui? Ce l'ho. Ho trovato il mio attuale lavoro tramite un forum simile. Questo è stimolante. Dimostra quanto possano essere preziose le risorse locali. Esattamente. Collega persone e opportunità in modi significativi. Forse dovremmo prendere in considerazione la possibilità di mettere in vendita i nostri articoli. È un'idea geniale, può aiutare a riordinare i nostri spazi. Sì. Inoltre, potremmo guadagnare qualche soldo extra. Immagina di trasformare vecchi vestiti in contanti. Sarebbe sicuramente una situazione vantaggiosa per tutti. E per non parlare del fatto che qualcun altro potrebbe trarre vantaggio dai nostri articoli. Assolutamente. È un modo sostenibile per fare acquisti e vendere. Mi sento motivato a pulire il mio armadio adesso. Anch'io. Pianifichiamo di farlo questo fine settimana.
Sembra perfetto. Possiamo aiutarci a vicenda. Ecco come sfruttare al meglio questo mercato comunitario. Lezione 9. Decisioni sulla moda. Dovremmo fare acquisti in centro o dare un'occhiata ad alcune boutique online? Credo che entrambe le opzioni possano essere divertenti. Dipende da cosa preferisci. Mi piace l'atmosfera del centro. C. È qualcosa nel curiosare nei negozi. Sono d'accordo. Puoi vedere i vestiti di persona e provarli immediatamente. Inoltre, di solito è molta energia nelle strade. Esattamente, ma fare acquisti online può essere più conveniente. Vero. Posso navigare comodamente dal mio divano. E spesso ci sono reperti unici nelle boutique online. Questo è un buon punto. Hai in mente colori o motivi specifici? Ultimamente sono propenso ai toni della terra. Si sentono così rilassanti. I toni della terra sono adorabili. Tendo a preferire i colori audaci. Mi rallegrano l'umore. I colori vivaci possono essere divertenti. Certamente fanno una dichiarazione. Hai considerato qualche modello specifico? Mi piacciono i motivi floreali, soprattutto per la primavera. Sono freschi e vivaci. I motivi floreali sono sempre di moda. Preferisco i disegni geometrici. Si sentono moderni. I motivi geometrici sono fantastici. Aggiungono un tocco interessante agli outfit. Facciamo un piano. Potremmo iniziare dal centro e vedere cosa troviamo. Sembra perfetto! Se non troviamo nulla, possiamo esplorare le opzioni online in un secondo momento. In questo modo, non perderemo nessuna occasione per rinnovare i nostri guardaroba. Esattamente, sono entusiasta di scoprire nuovi pezzi. E se troviamo oggetti fantastici, dovremmo festeggiare con una sorpresa. Adoro quell'idea, shopping e dessert vanno di pari passo. Ecco i prodotti alla moda e le deliziose prelibatezze in arrivo. Lezione 10. Responsabilità della cura degli animali domestici. Ti prometto che starò molto attento. Va bene! Confido che ti prenderai cura del nostro piccolo amico. Lo tratterò come oro. Qual è la prima cosa che dovrei sapere? Bene, la coerenza è fondamentale. Gli animali domestici prosperano grazie alla routine. Posso gestirlo. Manterrò un programma di alimentazione rigoroso. È meraviglioso! Inoltre, assicurati di prestare molta attenzione. Assolutamente. L'amore e l'affetto sono vitali per la loro felicità. Sì, e non dimenticate le sessioni di allenamento. Sono essenziali. Inizierò con i comandi di base come sit and stay. Perfetto! Il rinforzo positivo fa miracoli. E il tempo di gioco? Quanto dovrei dedicare a questo? Una buona quantità ogni giorno. Li mantiene attivi e impegnati. Forse posso incorporare alcuni giochi divertenti come fetch. Sembra divertente. Aiuterà a costruire un forte legame tra di voi. Mi sento pronto per questa sfida. Qualche altro consiglio importante? Assicurati solo di tenere gli oggetti pericolosi fuori dalla portata.
Questo è un punto fondamentale. La sicurezza viene prima di tutto. E se avete domande, non esitate a farmi domande. Lo apprezzo. Avere il tuo supporto significa molto. Siamo in questa situazione insieme. Ricorda, il lavoro di squadra rende tutto più facile. Prometto di essere responsabile e di tenere tutto organizzato. Buono! Puoi ritirarlo a casa mia domani? Sarò lì presto, pronto per iniziare questa avventura. Non vedo l'ora! Sarà un viaggio emozionante per entrambi. Ecco nuove avventure e responsabilità. Lezione 11. Il potere della comunicazione. È bello che la lingua non abbia rappresentato un grosso problema durante il viaggio. Assolutamente! Mi ha sorpreso quanto siamo riusciti a comunicare con gesti e sorrisi. La comunicazione non verbale può essere molto potente, no? Sì, trascende le barriere linguistiche e ci aiuta a connetterci. È stata la tua esperienza in diversi paesi? Mi è piaciuto. In Italia mi affidavo ai segnali delle mani e alle espressioni facciali. Sembra divertente. Sei riuscito a comunicare in modo efficace? Sorprendentemente bene. La gente del posto ha apprezzato i miei sforzi, anche se il mio italiano era limitato. Questa è la chiave. Le persone di solito rispondono positivamente a chiunque cerchi di parlare la loro lingua. Ho scoperto che questo è vero anche in Spagna. Un atteggiamento amichevole fa molto. Ricordo una volta in Giappone in cui ho usato Google Translate per aiutarmi a ordinare cibo. Questa è una soluzione creativa. La tecnologia può aiutare moltissimo nella comunicazione. Certamente può. Ma a volte era semplicemente divertente indicare le immagini sul menu. Questo toglie molta pressione. Mangiare può essere di per sé un'avventura. Sì. E ogni esperienza aiuta a rafforzare la fiducia nella comunicazione. Assolutamente. Ogni viaggio ci insegna qualcosa di nuovo sulla comprensione degli altri. Diresti che viaggiare ha cambiato la tua prospettiva sulla comunicazione? Sicuramente. Ho imparato ad essere più adattabile e di mentalità aperta. Mi sento allo stesso modo. Culture diverse ci mostrano vari modi per connetterci. Alla fine si tratta di formare relazioni, indipendentemente dalla lingua. Ecco altri viaggi e la gioia di entrare in contatto con persone ovunque. Lezione 12. Gestire lo stress. Sì, ho avuto la mia giusta dose di stress ultimamente. Posso capire. A volte sembra che lo stress sia solo una parte della vita. E tu? Hai trovato modi efficaci per gestirlo? Ho alcuni suggerimenti che sembrano aiutare. Per prima cosa, do priorità alle mie attività. Questa è una strategia intelligente. Suddividere le attività può renderle meno impegnative. Esattamente. Mi assicuro anche di dedicare del tempo alle pause. Fare delle pause sembra essenziale. Cosa fai di solito durante le vacanze? Mi piace fare brevi passeggiate o fare qualche tratto. Mi rinfresca la mente. Ottima idea. L'attività fisica può fare miracoli per alleviare lo stress.
Lo fa davvero. Faccio anche esercizi di respirazione profonda quando mi sento ansioso. Ho sentito dire che la respirazione profonda può essere molto utile. Come si fa? Semplice. Inspiro profondamente per 4 volte, trattengo per 4 ed espiro per 4. Sembra facile. Dovrei provare a incorporarlo nella mia routine. Lo troverai abbastanza rilassante. Mi piace anche ascoltare la musica come antistress. La musica ha un effetto così potente. Che genere preferisci? Vario le mie scelte, ma la musica classica mi aiuta davvero a concentrarmi. È fantastico! Crea un'atmosfera serena. Ci sono altri consigli che consiglieresti? Il journaling può anche essere terapeutico. Aiuta a esprimere pensieri e sentimenti. Non l'ho mai provato. Come funziona? Ti permette di riflettere ed elaborare. Inoltre puoi tenere traccia di ciò che scatena il tuo stress. Sembra intrigante. Potrei iniziare a scrivere un diario per esplorare i miei pensieri. Rimarrai stupito da ciò che scoprirai di te stesso. Grazie per i meravigliosi consigli. Ora mi sento più attrezzato per gestire lo stress. Sono lieto di aiutarti. Ricorda che gestire lo stress è un viaggio. Ecco come trovare l'equilibrio nella nostra vita frenetica. Lezione 13. Routine di fitness e benessere. Vado in palestra regolarmente, 3 volte a settimana. È fantastico! La coerenza è fondamentale per raggiungere i tuoi obiettivi. Assolutamente. Ho anche iniziato a fare yoga ogni sabato. Lo yoga completa magnificamente la tua routine in palestra. Come ti senti dopo ogni sessione? Mi sento incredibilmente rilassata e concentrata. Riequilibra l'intensità del sollevamento pesi. È meraviglioso, lo yoga può migliorare la flessibilità e ridurre lo stress. Sì, e aiuta il recupero dopo quegli allenamenti intensi. Hai notato miglioramenti nella tua forza o resistenza? Sicuramente. Posso sollevare più di quanto potevo fare qualche mese fa. È impressionante. Dimostra che il tuo duro lavoro sta dando i suoi frutti. Grazie. Mi sento persino più energico durante il giorno. Si tratta di un vantaggio significativo. L'esercizio fisico può aumentare l'umore generale e i livelli di energia. Lo fa davvero. Inoltre mi piace il senso di comunità in palestra. Il supporto della comunità può essere incredibilmente motivante. Hai un compagno di allenamento? Lo faccio. Ci riteniamo responsabili e ci incoraggiamo a vicenda. Questo è un approccio eccellente. Rende l'allenamento più piacevole. A proposito di divertimento, hai qualche esercizio preferito? Adoro l'allenamento della forza. Mi dà potere, soprattutto quando vedo progressi. È fantastico. Qual è il tuo gruppo muscolare preferito da allenare? Mi piace lavorare sulle gambe. Le gambe forti sono essenziali. Sono d'accordo. Sono fondamentali per la stabilità e la resistenza complessive. Hai mai provato qualche corso di fitness di gruppo? Alcuni, ma preferisco un approccio più personalizzato.
Questo ha senso. Adattare la routine alle proprie esigenze è importante. Sì, ho anche intenzione di incorporare presto altre attività all'aperto. Sembra eccitante. La natura aggiunge un elemento rinfrescante al fitness. Ecco come rimanere attivi e dare priorità alla nostra salute. Lezione 14. Celebrazione della storia canadese. Sapevi che Bethune è nata a Gravenhurst, Ontario, nel 1890? Non l'ho fatto. Questo è piuttosto interessante. Adoro conoscere personaggi influenti. Era davvero influente. Era il figlio di un pastore presbiteriano. Questo probabilmente ha plasmato i suoi valori e il suo impegno nell'aiutare gli altri. Davvero, Bethune divenne medico e diede un contributo significativo alla medicina. Il suo lavoro durante la guerra civile spagnola è particolarmente degno di nota, giusto? Assolutamente. Si dedicava a fornire assistenza medica ai feriti. Ammiro il suo coraggio e la sua dedizione. Ci vuole una persona speciale per affrontare situazioni così pericolose. Sì, ha persino creato cliniche mediche in prima linea. Questo è notevole. Ha davvero incarnato lo spirito di servizio. Oltre alla semplice medicina, era anche un sostenitore della giustizia sociale. Questo aggiunge un altro livello alla sua eredità. Ha combattuto per l'uguaglianza e l'accesso all'assistenza sanitaria. Precisamente, la sua convinzione nell'assistenza sanitaria universale è ancora attuale. È stimolante vedere come una persona può avere un impatto su così tante vite. Penso che sia essenziale onorare figure come Bethune nella nostra storia. Assolutamente. Servono a ricordare il potere della compassione e della dedizione. Mi chiedo come la sua educazione abbia influenzato il suo spirito avventuroso. Crescere nella casa di un ministro potrebbe avergli instillato il senso del dovere. Questo deve essere stato un forte motivatore nel suo viaggio. La storia ci mostra spesso che le nostre radici danno forma ai nostri destini. Continuiamo a esplorare altre figure ispiratrici e le loro storie. Lezione 15. Riconoscere i progressi. È importante riconoscere e apprezzare i nostri progressi, non credi? Assolutamente. Riflettere sui nostri risultati ci aiuta a vedere fino a che punto siamo arrivati. Mi mantiene motivato a continuare ad andare avanti. Sì, celebrare le piccole vittorie rende il viaggio utile. Ricordo quando avevo difficoltà con i miei obiettivi di fitness. Guardando indietro sono migliorato enormemente. È fantastico! Ammiro la tua dedizione. Grazie. Mi sono reso conto che riconoscere i miei progressi mi ha reso più impegnato. Mi sento allo stesso modo con i miei studi. Celebrare i miei voti mi motiva a lavorare di più. È una sensazione meravigliosa quando il duro lavoro paga, non è vero? Sì, ci incoraggia a fissare obiettivi ancora più grandi. Penso che sia bello condividere anche i nostri successi. Sicuramente. La condivisione dei risultati crea un sistema di supporto positivo. Mi fa piacere conoscere i tuoi traguardi, mi ispirano a lottare per ottenere di più. Lo apprezzo. Anche il tuo viaggio mi ispira.
prendiamo l'abitudine di discutere regolarmente dei nostri progressi. Sembra un'ottima idea. Possiamo ritenerci responsabili a vicenda. Inoltre, rafforzerà la nostra motivazione quando i tempi si fanno difficili. Esattamente. Sapere che qualcuno crede in te fa una differenza significativa. Ecco come riconoscere i nostri successi, grandi e piccoli. Lezione 16. I benefici della natura. Trascorrere del tempo nella natura favorisce sicuramente la consapevolezza e la soddisfazione nella nostra vita quotidiana. Sono completamente d'accordo. Il solo fatto di essere qui mi fa sentire più in pace. C. È qualcosa di rilassante nelle immagini e nei suoni della natura. Assolutamente. La natura ha un modo speciale di radicarci. Spesso scopro che le mie preoccupazioni svaniscono quando sono all'aperto. Sì, ci permette di concentrarci sul momento presente. Hai notato attività specifiche che migliorano questa sensazione? Sì, attività semplici come camminare o meditare sotto un albero possono essere molto efficaci. Dovrei provare a meditare all'aperto. L'aria fresca deve aiutare a liberare la mente. Sicuramente, la natura offre uno splendido sfondo per la meditazione. Che ne dici di passare il tempo a fare giardinaggio? Ho sentito che può essere terapeutico. Lo è davvero! Il giardinaggio ci connette con la terra e insegna la pazienza. Ammiro come qualcosa di semplice come piantare semi possa portare gioia. Le piante crescono lentamente, ma premiano la tua cura e il tuo impegno. E aggiungono bellezza anche a ciò che ci circonda. Esattamente. Quel senso di realizzazione è profondamente soddisfacente. Quanto spesso trascorri del tempo nella natura? Cerco di fare una passeggiata nel parco almeno un paio di volte a settimana. È un impegno meraviglioso. Dovrei seguire il tuo esempio. Noterai la differenza di umore, te lo prometto. Non vedo l'ora di sentirmi più legata alla natura. Organizziamo insieme una giornata nella natura. Possiamo esplorare diversi parchi. Ottima idea! Possiamo scoprire nuovi percorsi pedonali. Sì, ogni visita è un'occasione di consapevolezza. Ecco come abbracciare la bellezza della natura nelle nostre vite. Lezione 17. Pianificare il viaggio perfetto. Hai controllato le recensioni degli hotel che stiamo considerando? Sì, l'ho fatto. È essenziale leggere le recensioni prima di prendere una decisione. Assolutamente. Le recensioni possono darci un'idea della qualità degli hotel. Come sono gli hotel in termini di posizione? Da quello che ho visto, molti sono comodamente situati vicino alle famose attrazioni. Questo è eccellente. La vicinanza alle attrazioni può far risparmiare molto tempo di viaggio. Sì. Inoltre, possiamo esplorare di più senza preoccuparci del trasporto. Qualche hotel si è distinto nelle recensioni? Un hotel ha ricevuto grandi elogi per le sue vedute e l'accessibilità. Le visualizzazioni sono sempre un vantaggio, può migliorare l'esperienza complessiva. Esattamente. L'ultima cosa che vogliamo è un hotel lontano da tutto. Sono d'accordo. Sarebbe una perdita di tempo ed energia.
Quali altri fattori pensi che dovremmo prendere in considerazione? Oltre alla posizione, i servizi sono importanti. Cose come la colazione gratuita possono fare la differenza. La colazione gratuita è un vantaggio enorme. Ci aiuta a risparmiare denaro per altre attività. Sì! E una buona piscina può essere un bel modo per rilassarsi dopo una giornata di esplorazioni. Di sicuro, ma preferisco anche un centro fitness. Rimanere attivi in vacanza è fondamentale. Verissimo! Vogliamo sentirci riposati, non pigri. Restringiamo le nostre opzioni in base alle recensioni che abbiamo trovato? Assolutamente! Elenchiamo i primi 3 hotel e li confrontiamo. Sembra un piano. Mi sento già entusiasta di questo viaggio. Anch'io! Sarà un'avventura piena di bei ricordi. Ecco come pianificare la vacanza perfetta. Lezione 18. Cucinare deliziose lasagne. Di quali ingredienti hai bisogno per le nostre lasagne? Bene, avrai bisogno di carne macinata come base. La carne macinata sembra perfetta. Cos'altro ci serve? Avrai anche bisogno di lasagne, ovviamente. Presumo che vogliamo il tipo senza ebollizione per risparmiare tempo? Sì! Questo rende il processo molto più semplice. Ottimo. Che ne dite del formaggio? Avremo bisogno di ricotta, mozzarella e parmigiano. Il formaggio rende tutto migliore. Non lo lesinerò. Esattamente! Più ce ne sono meglio è, soprattutto con le lasagne. Che mi dici della salsa? Che ne dici di farlo da zero? Suggerisco di usare una buona salsa marinara. Aggiunge un ottimo sapore. Suona bene. Abbiamo bisogno di verdure? Sì! Uno strato di spinaci o zucchine può esaltare il piatto. Adoro quell'idea. Aggiungerà colore e sostanze nutritive. Assolutamente! Ora abbiamo bisogno di alcuni condimenti. Avete erbe aromatiche italiane? Ho origano e basilico a portata di mano. Sono essenziali per il sapore. Perfetto. Infine, avete aglio e cipolla? Certo, l'aglio aggiunge un aroma meraviglioso al piatto. Stiamo per creare qualcosa di delizioso. Sono emozionato. Cucinare insieme è sempre più divertente. Sicuramente. Inoltre, non vedo l'ora di godermi la nostra creazione dopo. Ecco una fantastica lasagna. Cominciamo a tagliare e stratificare. Lezione 19. Comprendere il contesto storico. Stavo guardando quel documentario su come gli indiani hanno dovuto smettere di combattere e trasferirsi nelle riserve sponsorizzate dal governo. È una parte complessa e spesso dolorosa della storia. Sì, fa riflettere e pensare alle difficoltà che hanno dovuto affrontare. Il trasferimento forzato è stato traumatico. Ha influito molto sul loro stile di vita. Non riesco a immaginare quanto sia stato difficile adattarsi a un nuovo ambiente. Deve essere stato come perdere una parte significativa della loro identità. Assolutamente. Il legame con la loro terra e le loro tradizioni era profondamente radicato.
Eppure, molte tribù hanno dimostrato resilienza di fronte alle difficoltà. Davvero, è stimolante vedere come hanno preservato le loro culture. Avete sentito parlare degli sforzi compiuti oggi per recuperare alcuni di quei diritti perduti? Ce l'ho! Molte tribù stanno lavorando attivamente per preservare le loro lingue e tradizioni. Questo è incoraggiante, dimostra una forte volontà di mantenere viva la loro eredità. Ammiro la loro determinazione. La storia deve essere riconosciuta, non dimenticata. Esattamente! L'istruzione su questi temi è fondamentale per la comprensione. Può anche promuovere il rispetto per queste comunità e i loro contributi. Sì! Apprezzo che possiamo discutere apertamente di questi argomenti. Conversazioni come questa portano idealmente a una maggiore consapevolezza ed empatia. Sono d'accordo. Quindi, come possiamo sostenere gli sforzi per saperne di più sulle culture indigene? Possiamo iniziare partecipando a eventi culturali e interagendo con le tribù locali. Questa è un'ottima idea. Ci permette di connetterci e imparare direttamente. Credo che sia essenziale che tutti partecipino a questo percorso di apprendimento. Ecco come ampliare la nostra conoscenza e comprensione della storia. Complimenti per quello. Continuiamo a esplorare e onorare il ricco patrimonio del nostro passato condiviso.